In molti considerano il periodo che succedette alla morte dell'imperatore Marco Aurelio come l'inizio della fine dell'impero romano. C'è da dire che Marco Aurelio ebbe una vita ricca di saggezza che gli consentì di far fronte a numerose avversità, problemi con i parti, guerre marcomanniche, peste, rivolta interna di Avidio Cassio, eccetera. Ciò nonostante, la sua eredità venne macchiata con l'avvento di suo figlio Commodo. Ponendo fine all'età degli imperatori adottivi iniziati da Nerva nel 96 d.C., Commodo fu nominato da Marco Aurelio come suo successore e fu riconosciuto come uno dei peggiori Cesari della storia dell'antica Roma. Il suo principato, dal 180 al 193 d.C., rappresentò il preludio di una delle crisi che per più di mezzo secolo mise in ginocchio l'impero romano. Stiamo parlando della crisi del III secolo d.C. Tuttavia, la decadenza sotto Commodo non diede inizio alla crisi. Dopo la sua morte, per assassinio tra l'altro, il 193 d.C. fu proclamato come l'anno dei 5 imperatori. Due di loro, Pertinace e Didio Giuliano, ebbero due principati che complessivamente durarono 5 mesi. Dopo la loro dipartita ebbe inizio una cruenta lotta per il potere tra vari pretendenti al trono, Clodio Albino, Pescenio Nigro e Settimio Severo. Insomma, una poltrona per 3. Dopo ben 4 anni di guerra civile, Settimio Severo ne uscì vittorioso. Proclamato imperatore nel 193 d.C., sconfisse i suoi usurpatori nel 197 d.C. e da lì a breve diede inizio a una delle più controverse dinastie dell'impero romano, la dinastia dei Severi. Prima ancora di esaminare i cambiamenti apportati dal pater di questa nuova dinastia romana, andiamo a scoprire le sue origini. Settimio Severo nacque in Leptis Magna, una città dell'Africa del Nord. Fu il primo imperatore romano ad avere origini puniche e berbere e fu l'ennesima dimostrazione di come Roma fosse una civiltà multietnica. La dinastia Antonina svolse un ruolo importante nella sua ascesa al potere. Per ordine di Marco Aurelio, divenne senatore nel 169 d.C. Nel 190 d.C., sotto Commodo, divenne governatore della Pannonia Superiore. Come detto in precedenza, fu uno dei 3 generali, gli altri furono Clodio Albino e Pescenio Nigro, che lottò per prendere il potere assoluto. Dopo essere stato proclamato imperatore dai soldati a lui fedeli, Settimio Severo si arrogò il titolo di vendicatore degli Antonini. La sua motivazione principale era quella di vendicare la morte di Commodo e di punire severamente la guardia pretoriana. Una volta preso il potere, Settimio Severo pose fine alla lunga serie di principati e diede l'avvio al dominato.
In qualità di dominus e non princeps, l'imperatore aveva il controllo assoluto e non era più contrastato dal Senato. In virtù di questa epica svolta, gli imperatori che seguirono Severo e Severo stesso potevano instaurare una vera e propria dittatura, visto che disponevano dell'impero come se fosse una loro proprietà privata. Durante tutta la durata del suo dominato, Settimio Severo si distinse in vari campi, nel bene e nel male. Come note negative, le numerose persecuzioni contro i cristiani e l'inflazione della moneta. Come note positive, la riforma dell'esercito e la sua politica estera. Fu proprio in questo campo che Settimio, essendo un ottimo generale, si distinse maggiormente. Notevoli furono le sue campagne portate a buon termine contro uno dei più acerrimi nemici dell'impero romano, i Parti. In onore dei suoi trionfi fu eretto un monumento celebrativo, l'Arco di Settimio Severo. Eretto tra il 202 e il 203 d.C., l'arco di Settimio Severo ha un'altezza di 23 metri e una larghezza di 25 metri. Attualmente è collocato all'interno dei Fori Romani. Come detto in precedenza, fu dedicato alle sue campagne portate a buon esito contro i Parti nel 195 e nel 198 d.C. Queste vittorie consentirono all'impero romano, sia pure per solo 50 anni, di riassumere il controllo sulla Mesopotamia, in precedenza conquistata dall'Optimus Princeps, Traiano. Sono molti gli episodi narrati su questo arco. La resa dei Parti supplichevoli davanti a Severo, l'assedio della capitale partica, Ctesifonte, più vari scontri tra Romani e Parti. Curioso è il dettaglio della quarta riga dell'iscrizione, dove si può leggere Patri, Patria, Optimis, Fortissimisque, Principibus. Essa sostituisce il testo originario, cui si è potuto risalire tramite gli incavi ricavati per bloccare le lettere metalliche, e che era Et Publio Septimio, Luci, Filio, Gete, Nobilissimo, Cesari. Era la dedica a Geta, fratello di Caracalla, che venne cancellata e sostituita dopo il suo assassinio e la successiva damnatio memoriae. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Come è stata gestita l'eredità di Settimio Severo? Riuscirono, oppure no, Caracalla e Geta a continuare il buon lavoro compiuto dal padre in quasi 20 anni? Non siate in disaccordo, arricchite i soldati, disprezzate chiunque altro. Codeste furono le ultime parole pronunciate dal Dominus sul letto di morte nel 211 d.C. a Ebucarum, in Britannia. Queste parole erano indirizzate ai suoi figli, nonché ai suoi eredi, ovvero Caracalla e Geta. Come nel caso di Marco Aurelio, Settimio Severo scelse di nominare i propri figli come imperatori, e sempre come nel suo caso, quest'ultima non si rivelò una mossa astuta. Come menzionato prima, Settimio Severo, durante il suo impero, si concentrò sul far credere che i Severi fossero legati direttamente alla dinastia Antonina. Un altro esempio di questo fu quello di cambiare il nome del suo primogenito, Lucio Settimio Bassano, in Marco Aurelio Antonino. Costui, più tardi nella sua vita, fu soprannominato Caracalla, per via di un mantello di origine celtica che spesso indossava e che poi decise in seguito di distribuire a tutti i suoi sudditi. Oggigiorno, una delle prime cose, se non la prima, che viene associata all'imperatore severiano è l'assassinio di Geta. Il fratricidio non solo è stato un argomento molto diffuso nella Bibbia, vedi il caso di Caino e Abele,
ma è stato anche molto in voga nell'antica Roma. Spesso, nella storia, tendiamo a catalogare i personaggi storici in due fasce, vittime e carnefici. La verità è che fra i due non scorreva buon sangue. Il loro dominato congiunto ebbe vita breve e si rivelò un totale fallimento. Dopo nemmeno un anno, il 1 febbraio del 212 d.C., sotto ordine di Caracalla, Gheta fu assassinato da un gruppo di centurioni. Spesso si rumoreggia che i due fratelli volessero dividere l'impero in due parti, il che fu un preludio alla decisione presa da Teodosio I nel 395 d.C. Quello che fece scalpore, però, fu la decisione di condannare il fratello alla damnatio memoriae. Cos'era la damnatio memoriae? Questa espressione latina significa letteralmente condanna della memoria ed era una delle più gravi pene che potessero essere inflitte ad una persona nel mondo romano. Il tutto avveniva post mortem e comportava la distruzione della memoria e di qualsiasi traccia del diretto interessato, in modo che il suo ricordo non potesse essere tramandato ai posteri. In questo modo era come se questa persona non fosse mai esistita. Casi molto celebri sono stati quelli di Caligola, Nerone, Eliogabbalo e Domiziano. Fu condannato alla damnatio memoriae anche Commodo, pena che però poi fu revocata e divenne apoteosi grazie a Settimio Severo. Superato l'ostacolo Gheta, Caracalla divenne unico imperatore. Il suo dominato, tuttavia, non durò nemmeno la metà di quello del padre. Nei suoi 6 anni di regno si rese noto per macabri spettacoli, come ad esempio la carneficina di Alessandria d'Egitto, per la sua voglia di emulare Alessandro Magno, per aver alzato la paga ai legionari, seguendo uno dei consigli del padre, per aver tolto tanto potere e privilegi al Senato romano, ma soprattutto per la celebre Constitutio Antoniniana, un editto emanato dallo stesso imperatore nel 212 d.C. che stabiliva la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, ad eccezione dei detitici. Nel passato, ma anche in epoca recente, questi temi sono già stati affrontati e non andranno a completare il nostro viaggio nell'impero sotto il dominio di Caracalla. Vorremmo concludere questo capitolo dedicato al secondo degli imperatori dei Severi parlandovi di una delle strutture più maestose che il mondo antico, e non solo, abbia mai visto. Stiamo parlando delle intramontabili Terme di Caracalla. Terminate nel 216 d.C., fino all'arrivo delle terme di Diocleziano, queste terme furono acclamate come le terme più imponenti dell'età imperiale. Pensate che queste terme potevano accogliere ben 1600 persone alla volta, mentre l'affluenza giornaliera era tra le 6.000 e le 8.000 persone. Durante la loro età dell'oro, le terme erano composte di migliaia di vasche marmoree. Tuttavia, situate all'interno del complesso, si potevano anche trovare musei, biblioteche, sale da studio, giardini, mosaici, portici, palestre e persino un'immensa piscina olimpionica.
Caracalla non tralasciò il benché minimo dettaglio. Pensate che per il sistema idrico fu creata specificatamente una diramazione dalla ben nota acqua marcia, chiamata acqua antonina. Quest'acqua in questione valicava la via Appia appoggiandosi all'arco di Druso. Possiamo immaginare come questo complesso sia stato un vero e proprio beneficio per i residenti che abitavano nei pressi dell'Aventino, del Celio e del Circo Massimo. Oltre alla bellezza interna ed esterna, queste terme possiedono anche dei sotterranei che si possono visitare. Al loro interno si trovano delle stanze di servizio che a quei tempi permettevano una gestione pratica del complesso termale. Tutto questo era ovviamente nascosto agli occhi dei frequentatori. In un sotterraneo, collocato a nord-ovest, si trova il più grande mitreo dell'epoca degli antichi romani. Un mitreo è un luogo sotterraneo destinato al culto del dio Mitra, che era molto popolare nel mondo greco-romano. Il loro fu un lento e lungo declino, che ebbe inizio poco dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, quando un re goto di nome Vitige nel 537 d.C. decise di chiudere gli acquedotti di Roma. Di conseguenza, le terme non furono più rifornite della loro preziosa fonte d'acqua. Tornando a Caracalla, costui fu ucciso mentre era in viaggio per una sua seconda spedizione in Partia, da un suo centurione o guardia privata nei pressi di Carre, che già nel 53 a.C. fu un teatro degli orrori per l'esercito di Marco Licinio Crasso. Di sicuro possiamo tutti affermare con assoluta tranquillità e certezza che il figlio non fu neanche l'ombra del padre. Ma come si concluse una delle più importanti dinastie imperiali romane? Riuscirono Eliogabbalo e Alessandro Severo a riportare prosperità e fermezza all'impero romano, o resero ancora più grave la situazione? Lo scoprirete nel prossimo capitolo, intitolato La caduta dei Severi.